Ciao a tutti e benvenuti a Italian Pod, il podcast che ti accompagna nel tuo percorso di apprendimento della lingua italiana dal principiante all'intermedio. Siamo Giovanni e Alessia e ogni episodio è pensato per aiutarti a migliorare il tuo italiano in modo naturale, coinvolgente e soprattutto utile per la vita di tutti i giorni. Oggi parliamo di una cosa che facciamo tutti, ogni singolo giorno, la nostra routine mattutina. Che tu ti alzi alle 6 o alle 9, che tu faccia colazione con calma o di corsa, questa è una parte della giornata piena di piccoli gesti, abitudini e parole che usiamo spesso. E proprio per questo, descrivere la propria routine del mattino è un ottimo modo per praticare il presente indicativo, usare verbi riflessivi, parlare di orari e abitudini e arricchire il tuo vocabolario con espressioni quotidiane. Il livello di oggi è perfetto per chi ha una conoscenza base dell'italiano e vuole passare a un livello più fluente, più naturale. Non si tratta solo di imparare parole nuove, ma di capire come si dice davvero qualcosa in italiano, come lo direbbe un madrelingua. Esatto. Quindi preparati a sentire dialoghi realistici, frasi che puoi subito usare e qualche consiglio per parlare con più sicurezza. Se ti piace il podcast, non dimenticare di mettere mi piace al video, iscriverti al canale e attivare la campanella, così non perderai nessun nuovo episodio. Ma ora, cominciamo! Ecco a voi una breve anticipazione del vocabolario che incontrerete oggi. Ascoltatelo con attenzione, ripetete mentalmente o ad alta voce e cercate di immaginare in quale contesto potreste usarlo. Prima parola. Svegliarsi. Significa uscire dal sonno, aprire gli occhi al mattino. È un verbo riflessivo, molto comune quando si parla della routine quotidiana. Poi abbiamo alzarsi. Non vuol dire solo stare in piedi, ma indica il gesto di uscire dal letto. Spesso si usa insieme a svegliarsi. Mi sveglio e poi mi alzo. Un altro verbo importante, lavarsi. Anche questo è riflessivo. Ci si lava le mani, la faccia, i denti. E spesso lo sentirete con complementi diversi. Mi lavo i denti. Ci laviamo la faccia. Parlando di igiene, ecco fare la doccia, un'azione fondamentale per molti ogni mattina. Attenzione, si dice fare la doccia, non prendere la doccia. È un'espressione fissa. Altri due verbi utili. Vestirsi e pettinarsi, entrambi riflessivi. Mi vesto in fretta, si pettina prima di uscire. Sono azioni rapide, ma fondamentali nella maggior parte delle routine. Ora passiamo al cibo. Colazione, il primo pasto della giornata. In italiano si può fare colazione con il caffè, il latte, biscotti, cornetto, yogurt, dipende da chi sei. E proprio al bar o a casa molti dicono «prendo un caffè» oppure «faccio colazione con un cornetto». Attenzione, fare colazione è l'espressione corretta, non mangiare colazione. Un'altra parola utile, orologio. Ovviamente è l'oggetto che indica l'ora. Ma spesso si usa anche in espressioni come controllare l'orologio, guardare l'ora, essere in ritardo. E parlando di orari, ecco di solito, ogni giorno, a volte, raramente, avverbi che aiutano a parlare delle abitudini, perfetti per descrivere una routine. Infine, ecco di corsa, un'espressione molto comune. Significa in fretta, con urgenza. Oggi mi sono alzato tardi, quindi ho fatto tutto di corsa. E anche con calma, l'opposto di corsa. Quando hai tempo, fai le cose con tranquillità. La domenica faccio colazione con calma. Ricordate queste parole mentre ascoltate i dialoghi. Le ritroverete tutte in contesto naturale, così potrete capire meglio come usarle nella vita reale. È il momento dei nostri dialoghi. Li ascolterete in contesti reali con personaggi diversi e situazioni quotidiane. Il primo si svolge a casa, durante la colazione. Ascoltate attentamente, non solo le parole, ma anche il ritmo, l'intonazione, i piccoli dettagli che rendono il parlato naturale. Dialogo 1. A colazione in famiglia. Personaggi Leonardo e Beatrice. Sono fratelli? Scena: cucina di casa loro, un martedì mattina. Beatrice,
sei già sveglia. Che ore sono? Sì, mi sono svegliata alle 7. Mi sono alzata subito perché avevo fame. Tu invece dormivi ancora. Sì, io mi sveglio sempre tardi nei giorni feriali. Di solito mi alzo alle 7:30, ma stamattina il cellulare non ha suonato. Hai fatto la doccia? No, ancora no. Prima faccio colazione. Ho fame. Che c'è da mangiare? C'è del caffè caldo, latte, biscotti e qualche cornetto avanzato da ieri. Perfetto. Prendo un cornetto e un caffè. Tu hai già lavato i denti? Sì, mi sono lavata i denti e mi sono pettinata. Devo uscire tra 10 minuti. Anche io, ma prima devo vestirmi e fare la doccia. Di corsa. Allora sbrigati. L'autobus passa tra 15 minuti. Tranquilla, ce la faccio. Oggi non sono in ritardo come lunedì scorso. Ecco il secondo dialogo. Cambiamo scenario. Siamo all'università, tra due amici che si incontrano prima della lezione. Attenzione ai modi di dire naturali, alle espressioni informali e a come si racconta una routine in modo spontaneo. Dialogo 2. In università. Personaggi Gabriele e Beatrice. Compagni di corso. Scena: ingresso dell'aula davanti al distributore di caffè. Ehi Beatrice, sei qui presto oggi. Di solito arrivi all'ultimo minuto. Lo so, ma stamattina volevo studiare un po' prima della lezione. Mi sono alzata alle 6:30. Sei mattiniera. Io non riesco mai a svegliarmi così presto. Dipende dai giorni. Di solito mi alzo alle 7, mi lavo la faccia, faccio colazione con lo yogurt e un frutto, poi leggo un po' o ripasso. Che vita regolare! E io invece spesso salto la colazione. Mi alzo all'ultimo momento, mi vesto in fretta e corro fuori di casa. E la doccia? A volte la faccio la sera prima, altrimenti la salto. Poi mi sento un po' appiccicoso, ma pazienza. Non so come fai. Io senza doccia non riesco a iniziare la giornata. Lo so, dovrei cambiare abitudine. Comunque, prendi un caffè? Volentieri. Oggi però lo prendo macchiato, non nero. Ho bisogno di qualcosa di più dolce. Allora ne prendo uno anch'io. Così forse riesco a stare sveglio durante la lezione. Terzo e ultimo dialogo. Questa volta siamo con una persona sola, ma sentiremo il suo pensiero ad alta voce, come se stesse parlando con se stessa davanti allo specchio. È un ottimo modo per imparare a descrivere la propria routine in prima persona, usando il presente e i verbi riflessivi. Dialogo 3. La mia routine del mattino. Personaggio: Chiara. Scena: bagno di casa sua, mentre si prepara. Ok, mi sono svegliata. Sono le 7:10. Devo sbrigarmi. Prima cosa, mi alzo dal letto. Accendo la luce, apro la finestra. Che aria fresca. Vado in bagno, mi lavo la faccia con l'acqua fredda. Aiuta a svegliarsi. Poi mi spazzolo i denti. Dopo faccio la doccia. Uso sempre lo stesso bagnoschiuma alla menta. Esco dalla doccia, mi asciugo e mi vesto. Oggi indosso jeans e maglione grigio. Mi guardo allo specchio. Devo pettinarmi. Prendo la spazzola. Ecco, meglio. Ora colazione. Caffè con latte e un toast con prosciutto e formaggio. Mangio in cucina, leggendo le notizie sul telefono. Controllo l'orologio. Sono le 7:30. Devo uscire tra 20 minuti. Prendo la borsa, le chiavi, il giubbotto e via. Pronta per la giornata. Ora che avete ascoltato i 3 dialoghi, è il momento di fermarci su alcune frasi chiave. Queste sono espressioni utili, naturali e ripetibili, perfette per arricchire il vostro italiano quotidiano. Le chiamiamo spunti linguistici, piccoli tesori linguistici da portare con voi e usare subito nella vostra conversazione. Da dialogo 1 a colazione in famiglia. Mi sono svegliato alle 7. Struttura fondamentale per parlare di quando ci si alza. E il verbo svegliarsi è riflessivo e si coniuga con l'ausiliare essere al passato prossimo. Attenzione all'accordo del participio passato. Mi sono svegliato o svegliata, si è svegliato o svegliata, ci siamo svegliati o svegliate,
Frase utile successiva. Ho fame. Semplice, diretta, molto comune. In italiano non si dice sono fame, ma si usa il verbo avere. Altri esempi. Ho sete, ho sonno, ho fretta. Memorizzateli. Ecco un'altra frase naturale. Prendo un cornetto e un caffè. Notate che non dice voglio o sto per prendere, ma usa il presente come abitudine o decisione immediata. È tipico nel contesto della colazione. Prendo un caffè al bar ogni mattina. Poi sentiamo devo uscire tra 10 minuti. Struttura con dovere più infinito perfetta per esprimere obbligo o necessità. Variante devo sbrigarmi, devo vestirmi in fretta, molto utile nella routine di corsa. Infine, da Leonardo. Oggi non sono in ritardo come il lunedì scorso. Confronto tra oggi e un giorno preciso del passato. Notate l'espressione lunedì scorso. Significa la settimana precedente. Si può dire anche martedì scorso, sabato scorso, eccetera. Dalle Dialogo 2, in università. Gabriele chiede: sei qui presto oggi? Di solito arrivi all'ultimo minuto. Qui compaiono due modi per parlare delle abitudini. Di solito, avverbio di frequenza, e all'ultimo minuto, espressione fissa. Potete sostituire: di solito faccio colazione a casa. Arrivo sempre all'ultimo minuto. Beatrice risponde: mi sono alzata alle 6:30. Ancora una volta passato prossimo con verbo riflessivo. Ricordate, il participio passato si accorda con il soggetto quando si usa con essere. Femminile singolare, mi sono alzata. Maschile plurale, si sono alzati. Poi dice: mi lavo la faccia, faccio colazione con lo yogurt e un frutto, poi leggo un po' o ripasso. Una sequenza di azioni al presente tipica quando si descrive una routine. Struttura utile, elenco di verbi all'infinito o al presente, collegati da poi, dopo, quindi. Ammette: spesso salto la colazione. Verbo saltare usato in senso figurato. Non fare qualcosa che normalmente si fa. Altri esempi: salto la doccia, salto la lezione, salto la palestra. E ancora, mi vesto in fretta e corro fuori di casa. Espressione vivace, molto parlata. In fretta uguale velocemente. Altre opzioni: di corsa, alla svelta, in un attimo. Infine, dovrei cambiare abitudine. Condizionale presente di dovere più infinito. Esprime un'intenzione, un desiderio di cambiamento. Simile a dovrei dormire di più, dovrei mangiare meglio. Chiara dice: prima cosa mi alzo dal letto. Frase semplice ma efficace per iniziare una descrizione. Altre varianti: la prima cosa che faccio è appena mi alzo. Accendo la luce, apro la finestra. Che aria fresca! Notate l'uso dell'esclamazione naturale che aria fresca, modo spontaneo per reagire a una sensazione. Si può adattare che bello, che profumo, che silenzio. Mi spazzolo i denti. Dopo faccio la doccia. Attenzione, si dice fare la doccia, mai prendere la doccia. E spazzolarsi i denti è più naturale di lavarsi i denti in contesto formale, anche se entrambi sono corretti. Uso sempre lo stesso bagnoschiuma alla menta. Esempio di dettaglio personale che rende il racconto più autentico. Potete personalizzarlo. Uso un sapone delicato. Il mio bagnoschiuma preferito è alla lavanda. Esco dalla doccia, mi asciugo e mi vesto. 3 azioni consecutive, con verbi riflessivi. Struttura chiara e ripetibile. Mi asciugo, mi pettino, mi trucco, mi preparo. Oggi indosso jeans e maglione grigio. Frasi utili per parlare del proprio abbigliamento quotidiano. Altre opzioni: indosso una gonna lunga. Porto le scarpe da ginnastica. Sono in tuta perché sto andando in palestra. Mi guardo allo specchio, devo pettinarmi. Verbo pettinarsi, riflessivo, come tutti i gesti di cura personale. Altri esempi: radunarsi i capelli, farsi la coda, tagliarsi i capelli. Mangio in cucina, leggendo le notizie sul telefono. Struttura con gerundio, leggendo, ascoltando,
Guardando, perfetta per aggiungere dettagli su ciò che si fa mentre si fa qualcos'altro. Controllo l'orologio. Sono le 7:30. Verbo controllare usato spesso al posto di guardare quando si parla di orari. Controllo l'ora, controllo il telefono, controllo gli appuntamenti. Devo uscire tra 20 minuti. Ripetizione utile della struttura con dovere. Notate che tra indica il tempo che manca. Tra 5 minuti, tra un'ora, tra poco. Prendo la borsa, le chiavi, il giubbotto e via. Chiusura dinamica con l'espressione e via, molto comune nella lingua parlata. Significa parto, vado, comincio. Ora vediamo alcune frasi che potete usare subito per parlare come un italiano vero, non come un libro di grammatica. La prima, di solito. È l'avverbio più utile per parlare delle abitudini. Potete metterlo all'inizio della frase per dare il tono a tutta la routine. Esempi. Di solito mi sveglio alle 7. Di solito faccio colazione in cucina. Di solito vado al lavoro in bicicletta. Poi c'è appena mi alzo. Questa espressione indica la prima azione dopo aver lasciato il letto. È molto naturale nel parlato. Esempi. Appena mi alzo, accendo il bollitore. Appena mi alzo, controllo il telefono. Appena mi alzo, apro la finestra. Un'altra struttura comune. Prima, poi. Perfetta per raccontare una sequenza logica di eventi. Esempio. Prima mi lavo i denti, poi faccio la doccia. Prima faccio colazione, poi mi vesto. Prima leggo le notizie, poi esco di casa. Attenzione anche a tutti i giorni e nei giorni feriali. Sono modi diversi per specificare la frequenza. Tutti i giorni include weekend, mentre nei giorni feriali vuol dire dal lunedì al venerdì. Esempio. Tutti i giorni faccio colazione con caffè e toast. Nei giorni feriali mi alzo presto, ma la domenica dormo fino a tardi. E se siete di fretta, usate di corsa. È un'espressione brevissima ma potentissima. Frase tipo: stamattina ho fatto tutto di corsa. Mi sono vestita di corsa. Ho preso il caffè di corsa al bar. Se invece avete tempo, dite con calma. Contrapposto perfetto a di corsa. Esempio. La domenica faccio colazione con calma. Leggo il giornale con calma. Non ho fretta, posso fare tutto con calma. Altra espressione utile: dipende dai giorni. Risposta naturale quando non fate sempre la stessa cosa. Esempio. Ti alzi sempre alla stessa ora? Dipende dai giorni. Durante la settimana mi alzo alle 7, ma nel weekend dormo di più. Quando volete ammettere un'abitudine imperfetta, usate a volte o spesso. Aiuta a suonare onesti e realistici. Esempi. A volte salto la colazione. Spesso mi vesto senza pensare. A volte faccio la doccia la sera prima. Infine, per chiudere bene una descrizione potete dire «e poi via» oppure «e così inizia la mia giornata», frasi conclusive che danno un senso di completezza. Esempio, mi pettino, prendo la borsa, controllo le chiavi e poi via. Queste espressioni non sono solo utili, sono quelle che sentireste davvero in un appartamento italiano, in cucina, al bar, per strada. Usatele e il vostro italiano acquisterà subito un tono più autentico. Ora riascoltiamo insieme i 3 dialoghi, uno dopo l'altro. Questa volta prestate attenzione alle frasi che abbiamo analizzato. Ascoltate non solo il significato, ma anche il ritmo, le pause, l'intonazione. Cercate di riconoscere le espressioni che abbiamo visto. Di solito, appena mi alzo devo uscire tra... Faccio colazione con... Provate a seguire mentalmente la routine dei personaggi. Immaginate di essere voi al loro posto. Cosa fareste allo stesso modo? Cosa fai diversamente? Ecco il primo dialogo. A colazione in famiglia. Beatrice, sei già sveglia? Che ore sono? Sì, mi sono svegliata alle 7. Mi sono alzata subito perché avevo fame. Tu invece dormivi ancora. Sì, io mi sveglio sempre tardi nei giorni feriali. Di solito mi alzo alle 7:30, ma stamattina il cellulare non ha suonato. Hai fatto la doccia? No, ancora no. Prima faccio colazione. Ho fame. Che c'è da mangiare?
C'è del caffè caldo, latte, biscotti e qualche cornetto avanzato da ieri. Perfetto. Prendo un cornetto e un caffè. Tu hai già lavato i denti? Sì, mi sono lavata i denti e mi sono pettinata. Devo uscire tra 10 minuti. Anche io, ma prima devo vestirmi e fare la doccia. Di corsa. Allora sbrigati. L'autobus passa tra 15 minuti. Tranquilla, ce la faccio. Oggi non sono in ritardo come lunedì scorso. Ecco il secondo dialogo. In università. Ehi Beatrice, sei qui presto oggi. Di solito arrivi all'ultimo minuto. Lo so, ma stamattina volevo studiare un po' prima della lezione. Mi sono alzata alle 6:30. Sei mattiniera. Io non riesco mai a svegliarmi così presto. Dipende dai giorni. Di solito mi alzo alle 7, mi lavo la faccia, faccio colazione con lo yogurt e un frutto, poi leggo un po' o ripasso. Che vita regolare! E io invece spesso salto la colazione. Mi alzo all'ultimo momento, mi vesto in fretta e corro fuori di casa. E la doccia? A volte la faccio la sera prima, altrimenti la salto. Poi mi sento un po' appiccicoso, ma pazienza. Non so come fai. Io senza doccia non riesco a iniziare la giornata. Lo so, dovrei cambiare abitudine. Comunque, prendi un caffè? Volentieri. Oggi però lo prendo macchiato, non nero. Ho bisogno di qualcosa di più dolce. Allora ne prendo uno anch'io. Così forse riesco a stare sveglio durante la lezione. E ora l'ultimo dialogo, la mia routine del mattino. Ok, mi sono svegliata. Sono le 7:10. Devo sbrigarmi. Prima cosa, mi alzo dal letto. Accendo la luce, apro la finestra, che aria fresca. Vado in bagno, mi lavo la faccia con l'acqua fredda. Aiuta a svegliarsi. Poi mi spazzolo i denti. Dopo faccio la doccia. Uso sempre lo stesso bagnoschiuma alla menta. Esco dalla doccia, mi asciugo e mi vesto. Oggi indosso jeans e maglione grigio. Mi guardo allo specchio. Devo pettinarmi. Prendo la spazzola. Ecco, meglio. Ora colazione. Caffè con latte e un toast con prosciutto e formaggio. Mangio in cucina, leggendo le notizie sul telefono. Controllo l'orologio. Sono le 7:30. Devo uscire tra 20 minuti. Prendo la borsa, le chiavi, il giubbotto e via. Pronta per la giornata. Avete riconosciuto le frasi che abbiamo visto? Forse adesso vi suonano più familiari. È normale che al primo ascolto alcune parti sembrassero veloci. Con la ripetizione tutto diventa più chiaro. Il segreto per migliorare è ascoltare più volte, ogni giorno, se possibile. L'orecchio si abitua, il cervello comincia a capire prima e piano piano comincerete a pensare in italiano. Ora facciamo un esercizio molto efficace per migliorare la pronuncia, il ritmo e l'intonazione, lo shadowing. Lo shadowing significa ripetere immediatamente dopo il parlante, come un'ombra. Non è solo imitare, ma ascoltare e parlare nello stesso momento, sincronizzandosi con il ritmo naturale dell'italiano. Vi guideremo con alcune frasi chiave dei dialoghi. Le diremo prima a velocità normale, poi più lentamente, in modo da poterle seguire facilmente. Pronti? Mettetevi comodi, concentratevi e provate a parlare insieme a noi. Mi sono svegliato alle 7. Mi sono svegliato alle 7. Ripetete adesso. Mi sono svegliato alle 7. Di solito mi alzo alle 7:30. Mi alzo alle 7:30. Ripetete. Di solito mi alzo alle 7:30. Prima faccio colazione. Poi mi vesto. Prima favo colazione. Poi mi vesto. Ripetete. Prima faccio colazione, poi mi vesto. Devo uscire tra 10 minuti. Devo
uscire tra 10 minuti. Ripetete. Devo uscire tra 10 minuti. Oggi non sono in ritardo come lunedì scorso. Oggi non sono in ritardo come lunedì scorso. Ripetete. Oggi non sono in ritardo come lunedì scorso. Spesso salto la colazione. Salto la colazione. Ripetete, spesso salto la colazione. Prendo la borsa, le chiavi, il giubbotto e via. Prendo la borsa, le chiavi, il giubbotto e via. Ripetete. Prendo la borsa, le chiavi, il giubbotto e via. Ottimo lavoro. Rifate questo esercizio ogni volta che ascoltate il podcast. Più lo fate, più la vostra pronuncia diventerà naturale. E ricordate, non importa se all'inizio siete lenti o incerti, l'importante è provare, ascoltare bene e ripetere con attenzione. Siamo arrivati alla fine di questo episodio di Italian.pod. Speriamo che vi sia stato utile per arricchire il vostro italiano quotidiano e che ora vi sentiate più sicuri nel descrivere la vostra routine del mattino. Ricordate, imparare una lingua non significa solo memorizzare parole, ma vivere le situazioni, ascoltare, ripetere e provare a parlare ogni giorno, anche da soli davanti allo specchio. Se questo episodio vi è piaciuto, fateci sapere con un bel mi piace. È un piccolo gesto per voi, ma per noi significa tantissimo. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così non perderete nessun nuovo appuntamento con Italian Pod. Ogni settimana nuovi dialoghi, nuove espressioni, nuovi temi pratici per aiutarvi a parlare italiano con naturalezza. Potete anche scriverci nei commenti com'è la vostra vera routine del mattino, a che ora vi svegliate, cosa fate appena alzati. Ci farebbe piacere leggere le vostre storie in italiano. Nel frattempo continuate ad ascoltare, a ripetere, a parlare. E soprattutto divertitevi mentre imparate. Un saluto da Giovanni E da Alessia. Insieme, a presto su Italian Pod.